E benvenuti nel mio canale Il Mondo dell'Uncinetto. Oggi ho deciso di mostrarvi come unire due fili di qualsiasi tipo di filato, lana, cotone, lurex, quello che preferite, senza usare un ago o senza fare il nodo. Allora, ho realizzato un campione tutto in maglia alta e come potete vedere sono arrivata alla fine del gomitolo. Adesso vi spiego questo metodo che io trovo fantastico in quanto non si vede nulla quando si uniscono i due fili. Allora, come potete vedere, di solito per unire due fili si fa questo nodo che alla fine è antiestetico in quanto durante la lavorazione a volte non si riesce a nascondere bene e si vede questo nodino. Con il metodo di oggi evitiamo di realizzare questo brutto nodo o comunque di prendere l'ago e perdere tempo per unire due fili. Allora, inizio a dimostrarvi il metodo con la maglia alta, in seguito vi farò vedere anche gli altri punti. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto che mi serve e faccio uscire il filo e ho ben 3 asoline sull'uncinetto. Di solito carico il filo e chiudo le prime 2 asoline, ma il mio filo è quasi terminato, quindi prendo il nuovo gomitolo ed inizio la lavorazione con questo nuovo gomitolo. Precisamente cosa faccio? Aggancio il filo all'uncinetto proprio in questo modo, vedete? E faccio passare il filo attraverso le prime 2 asoline. Ecco qui. Mi rimangono 2 asoline sull'uncinetto e come potete vedere ho 1 e 2 fili vaganti. Questi 2 fili li devo bloccare altrimenti si scuce il lavoro. Quindi cosa faccio? Prendo i 2 fili, 1 e 2, li metto nella direzione opposta a dove sto lavorando, chiudo, carico il filo sull'uncinetto e chiudo gli ultimi 2 punti rimasti sull'uncinetto. Ecco qui ho formato una maglia alta e come potete vedere ho unito i 2 gomitoli e non si vede assolutamente niente. Adesso continuo la lavorazione, quindi entro nel punto successivo, chiudo le prime 2 asoline del punto alto, prima di chiudere le altre 2 prendo i 2 fili vaganti, li sposto dalla parte opposta a dove si trovano e chiudo il punto alto. In questo modo sto bloccando definitivamente i 2 fili vaganti e come potete vedere il lavoro è molto pulito. Adesso vi faccio vedere un'ultima volta come continuare e poi vi faccio vedere come applicare il metodo sulla mezza maglia alta. Quindi entro nel punto successivo, chiudo le prime 2 asoline, sposto i 2 fili vaganti in modo tale da bloccarli nel lavoro e chiudo le ultime 2 asoline. Ecco qui. Quindi il lavoro è perfetto, non si vede nessuna giuntura e potete continuare a lavorare, semplicemente vedete dovete continuare a inserire i 2 fili. Io credo che questo sia il metodo migliore per unire 2 gomitoli, non si fa fatica, non si vede niente ed è molto facile da realizzare. Allora, adesso vi ho fatto vedere come applicarlo sul punto alto, quindi scuso un attimo il lavoro
e vi faccio vedere come applicare il metodo sul mezzo punto alto. Allora, adesso lavoro 2-3 punti per addrizzare il lavoro. E adesso vi faccio vedere. Ho terminato il filo. Cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, tiro fuori il filo in modo tale da avere 3 asoline sull'uncinetto. Come vedete il filo è terminato. Adesso prendo il nuovo gomitolo, aggancio il filo all'uncinetto, sempre come vi ho fatto vedere anche prima, e cosa faccio? Siccome si tratta di un mezzo punto alto, faccio passare subito il filo attraverso tutte e 3 le asoline e il mezzo punto alto è fatto. Come potete vedere ho 2 fili vaganti che devo assolutamente bloccare, altrimenti il lavoro si scuce. Quindi cosa faccio? Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, metto i 2 fili vaganti in orizzontale sopra i punti che devo lavorare e blocco il tutto lavorando un semplice mezzo punto alto. Ecco qui. Vedete? Non si vede niente. Adesso vi faccio vedere una seconda volta come bloccare il filo, quindi carico il filo sull'uncinetto, sistemo i 2 fili vaganti sopra le maglie che devo lavorare, entro nella maglia che mi serve e lavoro mezzo punto alto. Ecco qui. Carico il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, tengo sempre 2 fili vaganti sopra le maglie che devo lavorare e lavoro in mezzo punto alto. Ecco qui. Come potete vedere non si vede niente, se giro il lavoro dal rovescio anche qui il lavoro è assolutamente pulito e quindi a mio parere questo metodo è più che approvato. Adesso scucio e vi faccio vedere come fare nel caso in cui lavorate a punto basso. Allora, lavoro sempre qualche punto basso normalmente per addrizzare il lavoro. Alla fine il metodo di base è sempre lo stesso, quindi arrivo alla fine del filo, cosa faccio? Entro nel punto che mi serve, carico il filo sull'uncinetto, quindi ho 2 asoline. Questo filo finale lo appoggio in modo tale che non fuoriesca, prendo il nuovo filo, lo aggancio all'uncinetto come vi ho fatto vedere anche prima e chiudo le 2 asoline. In questo modo ho lavorato un punto basso e adesso cosa faccio? Ho sempre i 2 fili vaganti, li sistemo come ho fatto prima per il mezzo punto alto, ossia li metto sopra i punti che devo lavorare e semplicemente vado a lavorare un punto basso. Ecco qui, quindi entro nel punto successivo, mantengo i 2 fili sopra questo punto e lavoro un punto basso. Vedete? In questo modo ho fatto l'unione, non si vede niente, vedete? E se guardate il rovescio del lavoro, anche qui non si noda l'unione dei 2 fili.
Ok, vi ho fatto vedere maglia alta, mezza maglia alta, punto basso. Adesso scuso il lavoro e vi faccio vedere come applicarlo sulla maglia altissima. Ok, come al solito lavoro sempre 2-3 punti per addrizzare il lavoro. Adesso cosa faccio? Carico 2 volte il filo sull'uncinetto in quanto devo lavorare una maglia altissima. Ok? Entro nel punto successivo, quindi quello che devo lavorare, e carico il filo. In questo caso ho ben 4 asoline sull'uncinetto. Adesso il filo, come potete vedere, è terminato. Lo metto in modo tale da non far fuoriuscire il filo dal lavoro. Cosa faccio? Prendo il nuovo gomitolo, aggancio come vi ho fatto vedere fino adesso il filo all'uncinetto e lo faccio passare attraverso le prime 2 asoline. Mi rimangono 3 asoline sull'uncinetto. Cosa devo fare? Prendo i 2 fili vaganti e li sposto in modo tale da averli nella direzione opposta a dove si trova il filo che ho agganciato, proprio in questo modo. Ok? Con l'altra mano li mantengo e carico il filo sull'uncinetto e chiudo 2 asoline. Adesso tiro bene i 2 fili e cosa faccio? Li sposto nella direzione opposta a dove si trovano adesso. Proprio in questo modo. Li tengo bloccati con la mano e chiudo le ultime 2 asoline. Ecco qui, ho fatto un punto altissimo ed ho unito i 2 gomitoli. Come vedete non si vede niente. Adesso faccio come ho fatto prima, quindi vado a lavorare un altro punto altissimo, chiudo le prime 2 asoline, chiudo le 2 asoline. Prima di chiudere le ultime 2 metto in questo modo i 2 fili vaganti, li tengo bloccati con la mano e chiudo le ultime 2 asoline. In questo modo sto bloccando i 2 fili e come potete vedere non si vede niente nel lavoro. Quindi carico 2 volte il filo sull'uncinetto, vado a lavorare un altro punto altissimo come ho fatto prima, chiudo le prime 2, le altre 2 asoline, lascio le ultime 2, metto i 2 fili in modo tale da bloccarli e chiudo le ultime 2 asoline. Ecco qui, ho fatto. Poi logicamente durante il lavoro continuate a bloccare i 2 fili. Come potete vedere il lavoro è molto pulito, non si vede niente, anche dal rovescio del lavoro non si nota e logicamente se state facendo un lavoro lo continuate in questo modo. Io adesso scucio e vi faccio vedere come applicare il metodo su un punto alto lavorato in rilievo davanti.
Logicamente, se vi serve in rilievo dietro, è sempre lo stesso passaggio, dovete soltanto cambiare il modo di prendere il punto. Quindi carico il filo sull'uncinetto, entro in questo modo e lavoro un punto alto. Precisamente infilo il filo in modo tale da avere 3 asoline sull'uncinetto, sposto il filo che è finito come ho appena fatto, prendo il nuovo filo, lo aggancio all'uncinetto e chiudo le prime 2 asoline. Mi rimangono 2 asoline sull'uncinetto. Prima di chiuderle cosa faccio? Prendo i 2 fili vaganti, li sposto in questo modo, li tengo bloccati con l'altra mano vedete? Carico il filo sull'uncinetto e chiudo le 2 asoline rimaste. In questo modo ho unito i 2 gomitoli e come potete vedere non si vede niente. Adesso, proprio come ho fatto prima, vi faccio vedere come continuare ad infilare il filo e poi la spiegazione è terminata. Quindi vado a lavorare la maglia alta in rilievo davanti, lascio aperte le ultime 2 asoline, prendo i fili vaganti, li sposto in questo modo e chiudo le 2 asoline. Ecco qui. Vedete? E proseguo così per tutto il resto del lavoro. In questo modo non si vede niente né davanti né dietro. Come stavo dicendo prima, se invece dovete lavorare in rilievo dietro, usate sempre lo stesso procedimento, cambierà soltanto il modo in cui andate a prendere la maglia sottostante. Il metodo ve l'ho spiegato. Come avete potuto vedere, con qualsiasi punto viene un lavoro pulito sia davanti che dietro. È molto facile da applicare, lo potete applicare non solo quando lavorate sempre lo stesso punto come vi ho fatto vedere, ma anche quando dovete alternare diversi punti, in quanto cambia soltanto il modo di infilare i 2 fili che rimangono vaganti. Quindi spero che abbiate trovato interessante questo video e che proviate ad utilizzare questo metodo. Io adesso vi saluto. Se non siete iscritti al mio canale vi invito ad iscrivervi, lasciate un like se avete trovato il video interessante. Mi raccomando, non vi dimenticate di attivare la campanella. Ciao ciao, ci vediamo alla prossima.